Oh, ciao a tutti, oggi vorrei portarvi con noi perché andiamo a cercare, a investigare per comprare un passeggino che ci serve per il nostro neonato e andiamo in questo posto che è un negozio, una catena molto famosa in Giappone di cose di seconda mano. Magari conoscete la parte legata ai libri che si chiama Book Off, libri, manga, CD, DVD, eccetera. E poi invece c'è anche un'altra parte che si chiama Hard Off e Hobby Off, dove vendono invece più proprio vestiti, oppure anche tipo action figures, giochi, eccetera. E anche strumenti musicali, c'è un po' di tutto, dopo vi faccio vedere. E c'è anche tutta una zona legata proprio ai bambini, sia ai neonati che poi fino a più grandi, di vestiti, di giocattoli, di passeggini appunto. E quindi andiamo intanto a investigare perché le cose di seconda mano sono tenute benissimo, quelle che vendono lì, e molto spesso appunto è più conveniente perché soprattutto se è un oggetto che usi per poco e magari non vuoi fare un grande investimento comprandolo nuovo, e quindi andiamo a dare un'occhiata e vi porto con noi. In questo negozio ci sono diverse sezioni, hard off house, hobby off, che vendono diversi tipi di articoli. La parte sulla destra è hard off, quindi ci sono tutte cose su strumenti musicali, videogiochi, console, macchine fotografiche, CD, DVD. La parte in mezzo è off house, quindi arredamento, come vedete qua, piatti, ceramiche, vestiti. Questa è sempre la parte invece di hard off, un sacco di macchine fotografiche, e poi poco alla volta si arriva alla zona per i bambini, prima della quale c'è questa piccola zona sui kimono e gli yukata usati, che non sono ovviamente pregiati perché non sono vintage, però comunque sono dei buoni articoli. E poi, come potete vedere qua, abbiamo tutta la parte dei bambini con un sacco di giochi che a me piacciono tantissimo, sono tenuti tutti benissimo, impacchettati come potete vedere. E poi questa è la parte invece dei passeggini, che sono disposti in questo modo e si possono quindi anche provare. Allora, abbiamo trovato un passeggino bellissimo, usato, che costa parecchio, nuovo, però è in ottime condizioni e costava metà del prezzo originale, quindi siamo molto contenti. E in questo posto veramente la condizione delle cose usate che vendono è pazzesca. E adesso, quindi siccome abbiamo già finito, siamo venuti in un posto vicino a casa che è tipo un mercato locale e compriamo gli ingredienti per la cena di oggi, quindi vi faccio vedere un po' anche questa cosa qua. Appena si entra c'è tutta la zona legata alla frutta e alla verdura. Ho ripreso questa illustrazione perché mi faceva molto ridere, che invita vivamente a comprare Hakusai, che è il nome di quella verdura lì. Tutti i prodotti derivano dalle prefetture qua vicino, oppure proprio da questa prefettura, così come anche la carne, a differenza per esempio dei grandi supermercati. Poi c'è tutta una zona legata al pesce che è fantastica per tutti gli amanti di pesce, sia cotto che crudo, oppure ostriche, c'è di tutto, sushi, come vedete qua, e vendono anche dei bento molto convenienti e molto buoni. È sera e siamo molto contenti soddisfatti del nostro acquisto di oggi del passeggino. Tra l'altro, dove siamo andati è anche dove avevamo preso il seggiolino da mettere in macchina per il bebè, e già ci eravamo trovati molto bene. A proposito di passeggini e di bambini in Giappone, una cosa che ho osservato è che, vabbè, specialmente qua a Sendai perché è dove sto, però penso sia così un po' in tutto il Giappone, è che in realtà il passeggino non viene tanto usato e la maggior parte delle mamme vedo che vanno sempre in giro col marsupio, non soltanto per i bambini neonati, ma proprio, cioè, fino anche a un anno, anche quando sono già più grandi. Ovviamente a volte vedo anche delle mamme coi passeggini, però magari è se li usano più se fanno una passeggiata fuori, se non devono entrare magari in negozi e in posti affollati, oppure in metro, anche in metro, sui mezzi li ho visti veramente poche volte. E io penso che sia per un fattore di diciamo comodità, per essere più agili, per non dar fastidio anche agli altri, perché questa è una cosa a cui i giapponesi tengono molto. E soprattutto molto spesso i posti, i negozi anche sono stretti, ci sono tante cose, quindi è anche più facile muoversi avendo il marsupio piuttosto che un passeggino. Però nonostante ciò ovviamente li vendono lo stesso perché comunque
li si usano in altre situazioni, quindi un uso un po' diverso per esempio dall'Italia. Poi siamo andati in questo mercato dove andiamo ogni tanto per prendere sia il nostro pranzo che gli ingredienti per la cena di stasera, che abbiamo mangiato shabu shabu, che è un piatto della categoria nabe, quindi fatte con la pentola e pietanze calde che si mangiano spesso in autunno e in inverno in Giappone. E in questo mercato è un mercato locale, quindi con prodotti anche locali e anche non, c'è un po' di tutto. E in realtà ci sono mercati anche più economici, però questo secondo me è una una buona via di mezzo tra un mercato e un supermercato, e c'è anche della carne molto buona, e quindi così volevo farvi un po' vedere com'è il nostro weekend. E quindi se vi può interessare questo tipo di contenuti su bambini, neonati, vita da neomamma, da neogenitori, coppia mista in Giappone, ricordatevi di iscrivervi al canale, così ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Vabbè, prendiamo questo.